tutti amici e bentornati sul canale. Finalmente nuovo appuntamento del Mazinger Z Hachette, primo appuntamento del 2023 per questa strabiliante collezione che si sta rivelando sempre più bella, sempre più appassionante, e finalmente dopo i ritardi dovuti chiaramente al solito periodo natalizio, oltre che complicati ancora di più da alcuni passaggi di riacutizzazione del contagio da Covid in Cina, da dove provengono praticamente tutte le merci, compresi i modelli su cui lavoriamo noi, che ci propongono gli editori, siamo finalmente riusciti a mettere mano anche a questo nuovo pacco che andiamo subito ad aprire per vedere che cosa ci riserva. Allora, come al solito tolgo questa decorazione che io amo mettere sopra i pacchi per identificarli un po' meglio, visto che sono un po' anonimi, a parte il fatto del nastro adesivo con il logo Hachette, però per il resto insomma non identificano bene quale sia la collezione. Allora con quello gli diamo una sistemata. Ecco qua. Allora incominciamo a vedere già che abbiamo a che fare con il 18, 19, 16 e 17, quindi sì. Allora, ricapitolando, un attimo che tolgo la scatola, andremo a lavorare su i fascicoli 16, 17, 18 e 19, che come vediamo propongono praticamente di lavorare ancora sulla parte del torace, e questo sembrerebbe una prima parte di un braccio. Bene, così incominciamo a vedere anche qualche forma un pochino più estetica, no? In quanto questa dovrebbe essere appunto la corazza che fa parte del braccio. Allora a questo punto direi, come al solito, di visionare prima i fascicoli uno a uno per avere una piccola panoramica, e poi ci dedicheremo ovviamente alla fase di montaggio. Fascicolo 16, andiamo a vedere cosa ci riserva. Allora, come al solito vi ricordo che sul lato sinistro troviamo come sempre tutte le indicazioni relative al sommario e quindi del contenuto delle varie parti del fascicolo, più tutte le indicazioni che riguardano l'editore e la collezione in oggetto, quindi troveremo anche i riferimenti per il servizio clienti, il costo dei singoli fascicoli, dell'opera, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente viene indicato come sempre di fare la raccolta differenziata, che come sapete ormai è una cosa a cui io tengo molto, quindi mi raccomando fatela con attenzione. Allora, in questo fascicolo avremo a che fare con il montaggio dello snodo del braccio destro, ok? Come vediamo già l'abbiamo fatto la scorsa volta, abbiamo questa parte rotante che a mo' di colonnina andrà impiantata sulla piastra toracica. Avremo questo cilindretto al silicone che praticamente aiuterà a fare il movimento con più rigidità, questo sistema di dadi che farà da aggancio al resto della struttura, e le viti, le rondelle e così via. Andiamo a vedere. Ecco qua, queste sono le varie fasi. Come vedete impianteremo da questo lato, faremo come abbiamo fatto l'altra volta l'assemblaggio di questa parte, e alla fine ci troveremo praticamente pronti per assemblare l'altra spalla del robot. Ok, per quanto riguarda le varie schede tecniche, in questo caso si parlerà della potenza dei calci del Mazinger, come possiamo vedere. Ok, qui abbiamo uno spaccato dell'interno, non so quanto corrispondente al vero, ma comunque ci viene indicato come tale. Dovrebbe avere dei riferimenti corretti, visto che c'è una certa supervisione anche del maestro Gonagai tutta l'opera, quindi suppongo che siano state verificate alcune informazioni. Andando avanti c'è come al solito una guida agli episodi, in questo caso il tornado misterioso con il mostro meccanico Balkan P5, le solite schede riferite ai personaggi, Giuzzo Caputo, vedete, e l'indicazione di cosa troveremo nel prossimo numero che abbiamo qui, e quindi andremo a vedere direttamente dal fascicolo. Fascicolo 17, in questo caso abbiamo l'articolazione della spalla destra,
come vedete questa parte nera che abbiamo già montato la scorsa volta per l'altro lato del braccio, dell'altro braccio. Le indicazioni sono anche in questo caso abbastanza chiare, quindi non dovrebbero esserci difficoltà. Devo dire che le istruzioni del Mazinger sono tra le più chiare in assoluto nel panorama delle build up, perché normalmente su alcune build up sono un po' lacunose, invece qui sembrano abbastanza precise, perlomeno finora. Qui abbiamo la scheda dei personaggi, Shiro Kabuto, la guida episodi Ultimatum di Ashura e un bellissimo disegno del maestro Go Nagai della bozza di Diana A. E poi al solito l'indicazione del numero successivo. Fascicolo 18. Ecco qua ancora l'articolazione della spalla sinistra, riandiamo a lavorare dall'altro lato aggiungendo dei componenti. Vi ricordo come sempre, ogni volta che iniziate il montaggio ovviamente verificate che ci siano tutti i componenti descritti qui nel fascicolo, anche nella fornitura delle parti allegate, ovvero che non manchi nulla, ok? Qui avete anche un elenco scritto in maniera tale che siate già sicuri nel momento che iniziate a montare di avere tutte le parti necessarie. Qui chiaramente lavoriamo già in ambito di articolazioni, quindi è necessario che facciate il montaggio ponendo la massima attenzione per evitare che poi magari quando il robot sia completo possa avere difficoltà nel mantenere le pose eccetera. Quindi mi raccomando, seguite queste fasi con molta attenzione. Qui la scheda tecnica parla dei raggi congelanti, un'altra delle caratteristiche che riprodurrà il nostro modello grazie all'uso dei LED. E sempre nella guida degli episodi questa volta si parla del Glossam, il terrore del mare, appunto con il mostro meccanico Glossam X2. La scheda sul Dottor Inferno e poi sempre in riferimento al fascicolo seguente che è il 19 che è anche l'ultimo per questo pacco. Allora andiamo a vedere cosa ci riserva. Ecco, come vi dicevo poc'anzi, avremo a che fare con il braccio sinistro, vedete? Questa zona qui, quindi avremo un primo assaggio della corazza esterna del Mazinger Z Hachette. Il montaggio non sembra difficile, poi lo vedremo mano a mano, ma insomma diciamo che non mi sembra presenti delle difficoltà particolari. Comunque staremo a vedere. Qui parla del mostro volante Devil X1, Junzo Kabuto, e ci fa dare lo sguardo al prossimo numero che cominceremo quindi col fascicolo 20 del prossimo pacco e avremo di nuovo a che fare con l'articolazione della spalla, questa volta quella destra. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo dato uno sguardo ai fascicoli e al loro contenuto, abbiamo visto quello che ci aspetta, ma prima di procedere come al solito vorrei ringraziare e salutare i nostri amici appassionati del Mazinger Z che fanno parte del gruppo Facebook, ovvero tutti gli amici del gruppo Mazinger Z Hachette Official Italian Team. Ciao a tutti ragazzi, forza avanti così con il montaggio. Un altro grande saluto all'amico Giampo del suo canale Instagram Mazinger Z Italia, mi raccomando visitatelo e seguitelo perché è veramente un canale Instagram dedicato al mondo dei robottoni, veramente completo, esaustivo, pieno di curiosità, novità e informazioni di tutti i generi riguardanti sia il Mazinger Z sia tutti i robot nagaiani che non, quindi troverete veramente una grande panoramica ricca di informazioni di tutto quello che riguarda il mondo dell'animazione robotica giapponese. Allo stesso modo saluto e ringrazio i nostri amici dei canali robotici per eccellenza, a cominciare dal canale dei robotti del giornalista con tutta la sua pazza crew scatenata. Stessa cosa per il reverendissimo e illustrissimo sensei capitano del canale Potere Robotico e tutti i suoi pazzi amici che si danno alle bivaccate più straordinarie durante le registrazioni dei video. Un salutone anche all'amico Reartu del suo canale Robo Kingdom, veramente un altro dei canali che sono più apprezzati nel panorama di questa nostra passione, e un saluto anche a tutti gli altri, ce ne sono tanti che seguono la nostra passione e che portano sui loro canali
tutti questi bellissimi modelli. Bene ragazzi, detto ciò, direi che non ci resta che passare alle fasi di montaggio, quindi non perdiamo altro tempo e come al solito lanciamoci nel montaggio con il solito grido di battaglia Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora ragazzi, cominciamo con questo fascicolo 16. Come vedete le parti allegate sono poche. Abbiamo questo tubicino in silicone, questa staffetta con queste alette con una lettera R molto evidente, quindi sarà della parte destra. Questi dadi già assemblati, no? Che fanno un unico mozzo se vogliamo. 3 viti a brucola, le 3 rondelle relative e una rondellina più grande. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è prendere questa staffa, il cardine come lo chiamano sopra la rivista, e andarci ad applicare il tubicino in silicone proprio come abbiamo fatto la scorsa volta. Il tubicino in silicone deve spianare perfettamente qui in basso, in questo modo, non deve lasciare aria, quindi mi raccomando fatelo spianare fin giù perfettamente, ok? Una volta fatto questo, prendiamo questo insieme della staffa della piastra toracica, anzi così come viene chiamata, e l'andiamo a usare per inserirci questo nuovo cardine. Allora, come abbiamo fatto la scorsa volta, anche qui lo dovremo inserire diciamo su una delle colonnine che già sono state montate qui sulla staffa, ovvero questa colonnina qua. Prestate sempre attenzione chiaramente al verso come guardate diciamo la struttura, ok? Eccola qua, ve lo faccio vedere dall'alto. Vedete, qui è dove abbiamo impernato questa qui. Questa volta lavoreremo su questa colonnina qua, ok? Quindi attenzione a non sbagliare colonnina. Allora procediamo inserendo per prima cosa la rondellona, quella grande che ci è stata fornita, ok? La mandiamo giù, poi prendiamo questa staffetta, ok, completa di colonnine in silicone già predisposta, ma come avete visto non è saldamente diciamo bloccata, quindi dovremo tenerla in posizione noi con le dita, e la andiamo ad inserire in questo modo. Guardate sempre i riferimenti di come sta la piastra toracica, ok? La dobbiamo mettere con questo verso qua, quindi con diciamo la parte con la R che guarda verso l'esterno, ok? La R è stampata qua, vi ricordo. La iniziamo ad inserire. Chiaramente ci sarà da fare un po' di gioco perché essendoci la colonnina in silicone offrirà un po' di resistenza e quindi dovremo muoverla un po' per farla andare giù. Facciamo il tutto piano piano fino a mandarlo a fine corsa. Chiaramente scende molto lentamente la colonnina al silicone proprio perché offre una certa resistenza. Dice vabbè, allora lubrificala, no, perché se la lubrifichiamo rendiamo vana la sua presenza, perché questa è stata messa lì proprio per fare da freno un po' al movimento di questo snodo, ok, per renderlo più rigido. Quindi è importante che piano piano la facciamo scendere noi, senza fretta ma soprattutto senza trucchetti per aiutarci nello scopo, ok? Bisogna spingere un po' di volte fino a quando non riusciremo a farla scendere giù, fino alla discesa completa, quindi fino alla battuta giù completa. Ecco qua. Ok, come vedete siamo arrivati a fine corsa. Anche la colonnina dovrà essere scesa a ritoccare qui, diciamo, il basamento, ok? In questo modo. Quindi senza fretta ragazzi, piano piano. Ora recuperiamo questo snodo che abbiamo assemblato con il fascicolo 14 e vi andiamo ad inserire dentro questo diciamo ancoraggio, ok, il pezzo 01601 che ci è stato fornito in questa
uscita. Come abbiamo fatto per la scorsa volta, è un semplice inserimento, va messo direttamente qui dentro, che ci va a finire semplicemente per caduta, non dà particolari noie. Poi prendiamo, come sempre, queste viti che ci sono già state fornite, ci inseriamo dentro la loro rondellina, ok, in questo modo, ecco qua, e poi andremo ad inserire in questi fori qua, 1 e 2. Ovviamente chi vuole può anche metterci un goccio di frenafiletti che sicuramente aiuta, anche se non è strettamente necessario, però ci dà una maggior garanzia che la vite non tenda poi con il tempo magari ad allentarsi un pochino, visto che è una parte, diciamo, di uno snodo, quindi sarà soggetta, anche se poco, ma un po' lo sarà, al movimento, quindi le vibrazioni del movimento potrebbero con il tempo allentarlo un po'. L'uso del frenafiletti, se non altro, impedirà o rallenterà questa cosa. Ecco qua, non stringiamo proprio al massimo, lasciamola leggermente lenta, andiamo ad inserire prima l'altra vite dall'altro lato in maniera da avere un centraggio meno difficoltoso, e poi andremo a stringere tutte e due le viti in maniera definitiva nel momento in cui le abbiamo inserite entrambe. Quindi stessa cosa, rondella nella vite e andiamo ad inserirla. Ovviamente questi passaggi li sto facendo vedere un pochino più velocemente perché sono la ripetizione di ciò che abbiamo visto già in precedenza, quindi tutti ci siete già passati e sapete di cosa stiamo parlando, ok? Ecco qua, possiamo stringere qua e adesso stringiamo anche da quest'altro lato. Ecco qua. E con questo semplice passaggio abbiamo anche terminato il montaggio del fascicolo 16. Possiamo passare direttamente al montaggio delle parti allegate al numero 17. Macingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora, fascicolo 17, come vedete abbiamo queste parti allegate, sono queste due parti che andranno accoppiate tra di loro. Vedete, una ha questo simbolo tipo serratura da una parte, mentre l'altra è piatta, ok? Chiaramente internamente hanno le predisposizioni per le viti, mentre quest'altre sono queste due mezze lune serigrafate con la lettera R che servono appunto per comporre lo snodo del braccio. Come vedete, una alla scanellatura sarà quella dove andrà posizionata chiaramente quella staffa che abbiamo precedentemente montato nel fascicolo appunto precedente. Allora recuperiamo lo snodo del braccio destro, che è quello su cui abbiamo lavorato appena poco fa, lo teniamo in questa posizione, ok, e ci andiamo a mettere sopra proprio il pezzo con la serratura. In questo modo lo giriamo così, ok, e lo andiamo ad applicare sopra in questo modo. Ve lo faccio rivedere. Vedete che qui c'è un foro, ok? Questo foro qui da questa parte andrà in corrispondenza di questo foro qua, quindi in questo modo. Ora prendiamo l'altro pezzo e lo andiamo a incastonare sopra, sempre seguendo la forma. Quindi anche in questo caso avremo un foro da questa parte, avremo un foro di qua, lo caliamo così dall'alto in maniera da incamiciare questo snodo. Attenzione, come per la scorsa volta, chiaramente lo snodo non rimarrà bloccato fino a quando non metteremo la vite di bloccaggio nei fori qua e qua, ok?
ok? Quindi attenzione, lo terremo in posizione con la mano, ovviamente ecco adesso mi si muove perché ci sto un po' giocando, però prima di fissarlo chiaramente lo mettiamo nella posizione corretta, che è questa qui, ok? Anche in questo caso, se volete, potete usare appena un goccio di frenafiletti. Allora, prepariamo una delle viti, eccola qua, ci mettiamo come al solito la rondella, la applichiamo dentro, facciamo la stessa cosa anche per la seconda vite, in modo da averle già pronte. Poi mettiamo una puntina di frenafiletti e procediamo ad inserire la prima vite. Anche in questo caso non stringiamola subito completamente, in maniera da poter centrare più facilmente la seconda vite dal lato opposto. Come vedete adesso, se provo a estrarre non esce più fuori, ok? Lo giriamo, mettiamo anche qui la goccia di frenafiletti e applichiamo la seconda vite. Adesso possiamo stringere completamente questa vite qui, portandola a fine corsa, e poi giriamo il pezzo e stringiamo completamente anche la prima che avevamo posizionato. Ecco qua. A questo punto prendiamo lo snodo così assemblato, ok, in questa sua forma più completa, prendiamo le mezze lune, queste colorate di nero, ok, e le dovremo andare a posizionare in maniera da far inglobare il pezzo. Allora, dobbiamo prestare attenzione che quella con diciamo l'incanalatura per lo snodo, no? Quello dove abbiamo messo il silicone, dovrà stare dal lato dove abbiamo le 4 viti, ok? Quindi dovrà essere posizionato da questa parte qua, in questo modo, mentre per ovvi motivi l'altro pezzo, che è quello senza quella svasatura ma che ha i fori per essere appunto assemblato con il resto del pezzo, va dal pezzo dove c'è il bullone, cioè va dalla parte dove c'è il bullone, ok? Così, in questo modo il pezzo dovrà essere bloccato così all'interno. Ovviamente adesso applicheremo poi 3 viti e relative rondelle anche da questa parte, in maniera tale da rendere saldo il tutto. Quindi ci prepariamo 3 viti, ci mettiamo sopra le rondelle. Anche in questo caso, se volete, potete mettere una punta di frenafiletti, decidete voi, ripeto, non è una cosa obbligatoria, è una precauzione in più che male non fa. L'unica attenzione: se usate il frenafiletti non fatelo andare sulla vernice perché potrebbe rovinarla, quindi attenzione quando andate a mettere il liquido all'interno. Comincio da quella centrale. Anche in questo caso non la stringerò completamente, ma darò solo una, stretta parziale. Poi inserirò le altre 2 e poi alla fine stringerò tutte quante le viti. Dice perché si fa così? Lo spiego ancora una volta. Si fa perché in questo modo c'è minor rischio che qualche vite risulti leggermente decentrata e che quindi quando provate a infilarla magari faccia resistenza nell'entrare, ok? Perché di solito se si stringe fino a fine corsa una parte che compone più viti da inserire, normalmente il pezzo tende ad essere più stretto da un lato, di conseguenza tira di più da quella parte e crea difficoltà poi a inserire almeno l'ultima vite. Allora, per evitare ciò si lasciano tutte leggermente lente,
non di tanto, leggermente, fino a quando non le abbiamo inserite tutte, dopodiché si vanno a portare a fine corsa completamente tutte le viti. Ecco, io adesso sto inserendo la terza, ovviamente essendo già inserite le altre, la terza la posso stringere, ok? Quindi arriveremo fino a fine corsa e la porteremo ad avere il serraggio definitivo. Stessa cosa adesso facciamo sulle altre due rimanenti. Ecco qua. Ora andremo a montare questo pezzo sulla piastra toracica. Verifichiamo di nuovo che la colonnina sia in posizione, ok? Poi giriamo il pezzo in maniera che ci rimanga comodo e lo andremo ad assemblare in accoppiaggio con la colonnina. Quindi in questo modo, chiaramente faremo corrispondere i 4 fori presenti qui sul pezzo, questi qua, con i 4 fori presenti su questo, diciamo su questa aletta, ok? Anche in questo caso vale la medesima regola, nel senso che mettiamo la prima vite portandola, diciamo, abbastanza in stato avanzato di serraggio, ma senza eseguire il serraggio completo, quindi lasciamola leggermente lenta in maniera tale da poter posizionare anche le altre senza riscontrare troppe difficoltà. Vi consiglio in questo caso di avvitarle con lo schema a croce, quindi adesso abbiamo messo questa, andremo a posizionare quest'altra dall'altro lato, ok? Questo sempre per mantenere il centraggio nel miglior modo possibile. Ok, inseriamo la terza. E mettiamo anche l'ultima vite, dopodiché potremo procedere a stringere bene tutte e 4 le viti, portando a compimento l'installazione di questo snodo. Ecco qua, le stringo tutte. Ok, e il gioco è fatto, ragazzi. Come vedete offre una certa resistenza. Allora, piccola precisazione, come vedete c'è una leggera oscillazione delle colonnine, ok? Chi più chi meno, e questo è un problema che molti stanno, diciamo, riscontrando durante il montaggio, che crea preoccupazione. Secondo me, ragazzi, non c'è nulla da preoccuparsi. Perché? Perché questa è diciamo, un'oscillazione che c'è per un motivo, nel senso che il foro dove è impernata la colonnina portante, ok, è leggermente più grande della colonnina stessa, ma ha un suo perché. Allora, chiaramente un po' di gioco c'è anche per una questione di tener conto eventualmente dell'eventuale dilatazione termica dei materiali, no? Che può avvenire in estate, eccetera, e quindi potrebbe succedere che il metallo tenda un pochino a gonfiarsi, tra virgolette, e quindi
già da solo eliminerebbe questo gioco qua, ma in realtà il gioco verrà eliminato nel momento in cui andrà assemblata la piastra superiore, che incastrando tra di loro le parti, adesso provo a farvelo vedere anche se non l'avviterò ovviamente, terrà il pezzo bloccato in maniera ottimale e come vedete non sarà più possibile farlo ballare perché verrà tenuto insieme dalle due viti sopra e sotto, ok? Quindi non vi state a fossilizzare con il problema mettiamoci il nastro, mettiamoci quello, quell'altro, non serve ragazzi, perché il momento che applicate la piastra sopra in automatico quel pezzo rimarrà bloccato, quella colonnina non oscillerà più, ok? Bene, e con questo possiamo passare direttamente al fascicolo 18, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 18, come vedete abbiamo questa serie di componenti da installare, lavoreremo sull'articolazione della spalla sinistra nuovamente e cominceremo assemblando questa parte, dov'è? Eccola qua, metallica, ok? Dove vedete che c'è questo incavo di forma esagonale, inserendovi all'interno questo piccolo pezzo di tubicino al silicone. Ecco qua, basta inserirlo dentro così e spingerlo leggermente con le dita, entrerà sicuramente senza far difficoltà, ok? Ora prendiamo il giunto sferico, quello colorato di rosso e fatto in plastica, questo qui, ok? Lo mettiamo in questa posizione, vedete? Girato così, e lo andiamo ad inserire con questo perno interno all'interno del foro dove abbiamo messo il tubicino in silicone. Andiamo a spingere leggermente fino a fargli toccare veramente la superficie, ok, del pezzo in metallo. Prima posizioniamo in questo modo il pezzo rosso, poi prendiamo questa parte metallica con questa mezzaluna ricavata da questa parte, vedete, e la andiamo ad inserire all'interno, avendo cura di fare andare il perno rosso di questo snodo all'interno del foro rotondo che c'è qua e chiaramente facendo combaciare tutto il resto della struttura tra loro in questo modo. Dopodiché prendiamo una delle viti che ci sono state fornite, ci mettiamo la rondella e la andiamo ad inserire qua dentro per bloccare il tutto. Ovviamente anche in questo caso, se volete, potete mettere un po' di frenafiletti. Chiaramente in questo caso, essendoci solo questa vite da stringere, possiamo serrare completamente, ok? Ecco qua, verificate che questo pezzo possa comunque muoversi. A questo punto andiamo a mettere qui in basso, dove è presente questa scanalatura, questo o-ring, questa guarnizione nera. Semplicemente la inseriamo così. Cerchiamo di non slabbrarla troppo, quindi inseriamola piano piano. Ecco qua, ci va abbastanza larga comunque, quindi non dovremo avere problemi. Forse ce ne voleva una un pochino con una tenuta un po' superiore, ma vedremo insomma. Ecco qua, è il pezzo ultimato. Possiamo passare direttamente ai componenti del fascicolo 19, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora ragazzi, cominciamo il montaggio delle parti allegate al fascicolo 19, l'ultimo fascicolo di questo pacco. Allora, avremo, come vi dicevo prima, a che fare con le parti del braccio, parti stavolta metalliche che faranno parte della corazza esterna del robot, quindi già possiamo vedere che comunque il braccio ha delle parti in metallo, non sappiamo ancora se lo saranno tutte, ma comunque già il fatto che ce ne sia ci fa ben sperare.
particolarità del montaggio, questa volta avremo a che fare con questi due tipi di vite. Una vite classica piccolina a croce, ce ne saranno svariate, 10 viti, chiaramente ce n'è sempre una di scorta, e abbiamo due viti di queste lunghe che dovremmo usarne solo una, credo, perché una dovrebbe essere sempre di scorta. Allora, cominciamo. I pannelli del braccio sembrano simili, ma in realtà non lo sono, perché come vedete all'interno abbiamo una diversa serie di perni metallici all'interno, ok? Noi dobbiamo cominciare prendendo quello che presenta questi 4 perni interni, quindi riposiamo quest'altro, recuperiamo dal fascicolo precedente questa plastica rossa, ok? Quella con i fori più larghi, perché vedete ne abbiamo due, ma una ha i fori più piccoli e una ha i fori più larghi. Noi in questo caso prendiamo quella con i fori più larghi e la andiamo ad applicare in questo modo, così. Attenzione che dobbiamo fare in modo che questa scanalatura sia in questa direzione, ok? Perché serve poi per agganciare lo snodo vero e proprio del braccio, quindi attenzione, prestate attenzione di montarlo in questo modo. Ora recuperiamo l'articolazione che abbiamo assemblato nel numero precedente e la andremo ad inserire qua sopra. Attenzione, dobbiamo fare in modo che il pezzo vada perfettamente ad incastrarsi su questa zona con queste rientranze qui, vedete? Perché è basilare per fare in modo che il pezzo non si sfili dal braccio. Giriamo il pezzo da inserire in questo modo, dobbiamo vedere solo il pezzo rosso, questo argentato ci deve rimanere quasi nascosto, ok? Poi andiamo ad inserirlo a battuta su questo ripiano e dovrebbe andare ad inserirsi in maniera automatica, così. Vedete? Questo anello si va ad inserire qui nella scanalatura, ok? Quindi se provate ad estrarre il pezzo non viene via. Recuperiamo anche questa boccola gommata, ok? Che abbiamo ricevuto con lo scorso numero e la andiamo ad inserire qua dentro in questo modo, seguendo questo verso qua, quindi con la punta diciamo verso lo snodo, ok? E la andiamo ad inserire qui. Allora, a questo punto recuperiamo quest'altra placchetta rossa di copertura, la orientiamo nello stesso modo in cui abbiamo orientato quella sotto, ovvero con la scanalatura questa qui, no? Dove andrà praticamente ad inserirsi la parte diciamo qui del basamento di questo snodo in questa posizione, ok? Dovrà collimare esattamente con quella sotto e per farlo sarà facile perché come vedete questa qui ha questo pernino rosso che si andrà a infilare nel foro di quella sotto. Poi prendiamo le viti che ci sono state fornite, vi ricordo che di quelle piccole sono state fornite 5 un po' più lunghe e 5 un po' più corte. Noi dovremo prendere quelle un po' più corte e le andiamo ad inserire qua nei 4 fori. Se volete potete lubrificarle anche in questo caso con olio tecnico. Anche in questo caso stringiamo a croce per far avvicinare meglio le parti tra loro. Consiglio sempre comunque di non portare mai a fine corsa le viti, ma solo di posizionarle in maniera da inserirle tutte e 4 e poi solo successivamente stringiamo. Controlliamo di averle strette tutte e 4. Così. Ora andremo a completare il montaggio del lanciamissili perforanti, ovvero questo tubicino qui che poi sarà interno al braccio ovviamente. Come vedete all'interno, non so se si riesce a vedere bene perché è un po' in buio, ha dei perni, ok, anche delle scanalature. In queste scanalature noi dovremo inserire queste lamette rosse qui. Le lamette rosse come vedete hanno un'intacca, sono più strette da un lato. Questa intacca andrà orientata verso il basso, quindi andrà messo per così, e verso il centro
del cilindro, ok? Quindi praticamente andrà inserita in questo modo e fatta scendere fino giù, fino a toccare il fondo, ma dovrà rimanere appunto con questa tacca verso il centro del cilindro, ok? Una volta fatto, chiaramente dovranno risultare tutte messe alla stessa distanza tra loro in maniera simmetrica. Anche al centro di questo cilindro c'è quel perno in plastica che non so se si riesce a vedere, ma anche lì ci sono delle tacchette. Purtroppo le parti in profondità sono sempre buie, ma cercherò di mostrarvelo lo stesso. Ecco qua. Quindi anche quella saranno delle scanalature per far rispettare, diciamo, la direzione alle alette. Inseriamo chiaramente una alla volta, in questo modo. Chiaramente per agevolarvi il lavoro vi conviene posizionare di volta in volta il cilindro nella maniera per far scivolare comodamente l'aletta, così poggiandola sul basso in maniera che non vi si muova, ok? Così verificate sempre che ci sia la centratura, ovviamente. Ecco qua. Come vedete risultano tutte centrate. Questo è molto importante perché poi dovremo andare ad inserire al suo interno anche questa parte qua. Quindi dovrà esserci lo spazio sufficiente per poterlo calare dentro. Ora prendiamo questo pezzo, che sono appunto, vengono chiamate le bocche di uscita del lanciamissili, e lo andremo ad inserire qua dentro. Ma attenzione, quando lo facciamo dobbiamo prestare molta attenzione a queste tacche. Come vedete sul tubo lanciamissili c'è una tacca che chiameremo tacca piccola, e anche da questo lato c'è un'altra tacca che chiameremo tacca grande. La stessa cosa è presente in forma di scanalatura sulla placca esterna del lanciamissili. Come vedete qui sopra c'è quella piccola e qui c'è quella più grande. Ora proverò a farvelo vedere ingrandito. Vedete? Tacca piccola, tacca grande. Stessa cosa qui, tacca piccola e tacca grande sotto. Quindi lo dobbiamo girare tenendo conto di quel posizionamento lì, quindi di quelle tacche, e lo andremo ad inserire qui all'interno. Ecco qua, vedrete che è posizionato bene. Quando vedrete che se provate a girare il pezzo al suo interno non ci riuscirete perché rimane bloccato appunto da quelle tacchette, ok? Una volta fatto ciò, capovolgiamo il tutto tenendolo fermo ovviamente con le dita, ok? Quindi prendete un dito qua sopra e girate tutto il pezzo. Ci ritroviamo qui sotto dove è questa scanalatura quadrata. Ci andiamo ad inserire dentro questo snodo che è dotato appunto di un perno rettangolare, ok? Lo andiamo ad inserire in posizione in questo modo, e poi inseriremo la vite 01907, quella lunga che ci è stata fornita, e procederemo così a bloccare il tutto. Queste sono parti in plastica, quindi non dovremo lubrificare nulla. Avvitate lentamente sulla plastica, mi raccomando, per evitare che possa spanarsi. Ok, fino a fine corsa, e il pezzo è saldato in posizione. Come vedete non sarà più possibile estrarlo. Una volta completato il lanciarazzi, accoppiate le due parti del semibraccio, chiamiamolo così. Ovviamente lo blocchiamo in posizione mediante 4 delle viti leggermente più lunghe che ci sono state fornite, ok? Le avvitiamo come sempre a croce, non stringete eccessivamente perché potrebbe essere magari necessario rismontare le coperture in futuro, non lo sappiamo, quindi per evitare problemi non è necessario stringerle troppo. L'importante chiaramente è che controlliamo che il pezzo sia accoppiato perfettamente. Una volta fatto ciò, prendiamo il lanciarazzi, lo inseriamo dentro semplicemente spingendo
e il pezzo sarà completo, ok? Chiaramente questo è fatto in questo modo perché sarà possibile risfilarlo, visto che c'è solo, diciamo, lo snodo, no? Il giunta snodo, questo qui, e una boccola di gomma dentro che lo tiene, perché probabilmente sarà possibile inserire un altro tipo di snodo che magari consenta una movimentazione diversa dell'avambraccio, ok? Quindi questa potrebbe essere una scelta fatta anche con una certa logica. Certo, se a lungo andare uno cambiasse molte volte il giunto interno, a furia di sfilare magari la boccola in gomma si potrebbe consumare e potrebbero esserci dei problemi. Quindi io consiglio comunque di fare una scelta piuttosto definitiva, nel senso, una volta che avete deciso come posizionarlo, lasciate quello e non ci giocate troppo, ok? Bene, con questo abbiamo concluso anche il montaggio del fascicolo 19, possiamo passare direttamente ai saluti. Bene ragazzi, per quest'oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Ovviamente su alcune parti di montaggio ormai sorvoliamo perché sono pezzi molto facili da assemblare, quindi mi soffermo soprattutto sulle parti dove magari ci potrebbe essere qualche dubbio. Ad esempio sull'accoppiaggio delle due parti del braccio, chiaramente vi ho fatto vedere direttamente il risultato finale perché chiaramente andava solo posizionato sopra e messe 4 viti, quindi non c'era nulla da spiegare. Ma invece sulle parti che erano un pochino più magari da specificare, chiaramente ci siamo soffermati un po' di più. C'è questa pallina che è un pochino troppo liscia, forse andrà leggermente levicata magari per dargli un po' più di grip, no? Un po' più di resistenza, di attrito, per aumentare la durezza del movimento, ma chiaramente poi lo vedremo in seguito. Per il momento ho preferito lasciare così in attesa delle parti successive che mi daranno un'indicazione di massima su come andrà ad operare questa parte, ok? Bene ragazzi, allora colgo l'occasione come sempre di chiedervi di mettere un like al video se vi è piaciuto e se pensate che possa esservi stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella in maniera tale da essere sempre avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video del Mazinger Z o anche di altre collezioni che sto portando avanti. Come sempre vi ricordo anche di visitare la pagina Facebook del canale, l'Andrew Riker Channel, dove troverete altre informazioni sia inerenti alle collezioni che porto avanti sia ad altri argomenti che fanno parte dei miei interessi e delle mie passioni. Stessa cosa per i miei profili Instagram e Twitter. Vi ricordo come al solito di visitare anche la pagina Instagram del Grande Jump del Mazinger Z Italia. Un saluto anche agli amici di Potere Robotico e del canale del Giornalista che come sempre ci danno una mano anche sul gruppo a portare avanti questa splendida collezione. Detto questo ragazzi, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, Mazingo!